All'inizio del campionato 89-90, che parte ad agosto perché alla fine della stagione incombe il mondiale italiano, Maradona è chiaramente un uomo a disagio, anche se finirà per trascinare il Napoli insieme ad uno strepitoso Careca ed uno splendido Alemão al secondo scudetto in 4 anni. La città, per come è costretto a viverla, è diventata in certi momenti una gabbia per lui. Il presidente Ferlaino, dopo il successo in Coppa UEFA, non ha rispettato la parola di lasciarlo libero di andare a giocare in un paese dove il calcio e i media non fossero opprimenti come in Italia, specie per un campione che ha le sue contraddizioni e che dovunque arrivi nel mondo ha l'alito della gente sul collo. Così Diego torna con molto ritardo dalle vacanze in Argentina, come Careca e Alemão, ma i servizi delle televisioni definiscono solo Maradona core ingrato, come se non fosse lui ad aver regalato più di chiunque alla città una serie di successi in poco tempo che non erano certo immaginabili. Torna cupo, imbronciato, affermano i giornali, e l'unica consolazione anche per lui è che la squadra ha trovato in sua assenza un sostituto, piccolo come Diego di centimetri di altezza, ma grande di fantasia. Gianfranco Zola, un ragazzo che viene dalla Torres di Sassari, che farà strada, tanto da diventare nel finale della sua carriera, 16 anni dopo, il giocatore più leggendario nella storia del Chelsea di Londra. Il Napoli parte bene, tanto che alla quinta giornata, rimontata e dominata una Fiorentina dove splende Roby Baggio, autore di 2 reti, la squadra è prima in classifica in solitudine davanti alla Roma. Funzionano bene il lungo Baroni, nuovo rinforzo in difesa, il brasiliano Alemão e Carnevale, autore di 2 gol di testa, entrambi su cross di Diego, nella ennesima rivincita che gli azzurri si prendono alla 7ª giornata sul Milan degli olandesi, che li avevano beffati 2 anni prima per lo scudetto. In quella partita Maradona festeggia 6 anni in Italia con 145 presenze in campionato e 61 gol segnati fino a quel momento. L'imbattibilità del Napoli nel torneo che precede Italia 90 durerà fino alla fine del girone di andata contro la Lazio, allenata da Materazzi e esaltata da 2 gol del brasiliano Amarildo. In questa lunga sequela di partite positive spiccherà il 2-0 all'Inter di Matthaus e Klinsmann, in una gara spettacolare dove in campo c'erano 15 nazionali, ma stonerà anche in negativo l'eliminazione senza lotta in Coppa UEFA subita da parte del Werder Brema. Diego sarà sempre fondamentale, specie per mandare a rete Careca, Zola e un incontenibile Carnevale, e malgrado il pressing dei media sulla sua vita privata diventi, giorno dopo giorno, sempre più feroce. Maradona decide di andare a sposare la sua Claudia in Argentina. Un matrimonio spettacolare, come quello di tanti protagonisti del nostro tempo, ma a lui questo esibizionismo da ex povero non viene perdonato. Signor Diego Armando Maradona, tiene usted por única esposa a la señorita Claudia Rosana Villafañe. Señorita Claudia Rosana Villafañe, ¿quiere usted por único esposo al señor Diego Armando Maradona? Telenovela Maradona, puntata numero 1275, giù di lì. Una puntata che invece di essere dedicata all'estenuante faida fra El Niño de Oro e l'associazione Calcio Napoli, ha come leitmotiv un fatto privato. Privato per modo di dire o privato per quanto lo consentano la popolarità, la fama e la sete di riscatto del reggitore delle sorti del Regno di Napoli. Per quanti ancora non lo sapessero, stiamo parlando delle nozze dell'anno, perlomeno in Argentina, quelle consumate ieri fra Diego Armando Maradona e Claudia Villafani. E mai vocabolo fu usato più a proposito, in quanto si è trattato di un vero e proprio consumo senza ritegno e senza rispetto di quanti, la maggioranza nel paese, si dibattono fra disoccupazione, inflazione e salari di fame. Senza rispetto di quanti cioè erano lì assiepati fuori dal municipio di Buenos Aires, più che per festeggiare il PIB, per urlargli tutta la loro rabbia. Ma chi in realtà può contestare ad un povero ragazzo di borgata cresciuto fra gli stessi problemi di fame e di miseria il diritto di prendersi le rivincite che vuole sulla vita? Gli invitati alla grande festa al Luna Park, una sorta di palazzetto dello sport debitamente agghindato, erano 1200, più o meno. Fra questi facevano spicco 2 assenze, quella dell'ex presidente Alfonsín e dell'attuale Menem. C'era invece Gennaro Montuori, detto Palummella, veterano dei tifosi partenopei, il quale in un eccesso di zelo voleva reggere le code del frac, ahimè sì, il frac del PIB de Oro, ma poi è stato dissuaso. Ancora dall'Italia c'erano 3/4 di squadra, il figlio del presidente Ferlaino, il general manager Moggi, i 2 big della canzone Franco Califano e Fausto Leali.
La manovra in automobile è riuscita perfettamente. Riuscirà altrettanto bene quella legata al caso Maradona? Vediamo, grazie. Senta, ci sono novità? Guardi, io per piacere parli col signor Moggi, lui è più informato di me. Allora, secondo il presidente Ferlaino, il più informato sul caso Maradona è Luciano Moggi. Ci sono novità? C'è stata qualche telefonata dall'Argentina? Diciamo che noi informati lo siamo per quanto riguarda Maradona, per le notizie che apprendiamo soprattutto da voi e dai giornali. Per il resto non abbiamo niente di importante da dire, salvo quello che abbiamo già detto. Ma tornerà il vostro fuoriclasse oppure no? Io ritengo che debba tornare, anzi sono sicuro che torna, però noi vogliamo il miglior Maradona, come abbiamo detto sempre, perché è quello che ci interessa ed è quello che può fare la differenza. Un messaggio per Monsieur Tapie, il boss del Marsiglia che è tornato alla carica? Diciamo che noi siamo già stati chiari con Tapie, abbiamo detto che Maradona giocherà nel Napoli o non giocherà. Se Bigon dunque ha i suoi problemi e sembra quasi destino che il Napoli ad Ascoli debba sempre giocare con gli uomini contati, tanto che lo scorso campionato esordì in attacco il portiere di riserva, Bersellini certo non ride con le assenze di Arslanovic, Rodia e Altobelli in disaccordo con la società. Con 6 assenze di tale peso, e nel caso di Maradona il termine è sicuramente appropriato, ed un caldo feroce, Ascoli e Napoli non hanno certo brillato. Nei primi 23 minuti neppure uno spunto per la cronaca e a prendere i misteriosi appunti è stato solo il segnaline di riserva. Poi il lampo risolutore con Crippa che fa filtrare il suo destro attraverso una selva di gambe e Lorieri che tocca ma non devia. L'Ascoli non reagisce, continua a chiudersi nell'imbuto della tre quarti ospite senza neppure tentare di allargare sulle fasce e per Francini, Crippa e Mauro è gioco da ragazzi controllare. Lorieri si riscatta poco dopo con una prodezza su colpo di testa di De Napoli. L'Ascoli cede a centrocampo ed il Napoli potrebbe dilagare. Carnevale fa un gran numero, ma la traversa gli nega la soddisfazione. È legittimo il suo rammarico. Bersellini è giustamente preoccupato e nella ripresa Ascoli e Napoli combinano poco o nulla. Cavaliere tenta il record e all'esordio in A si fa ammonire dopo 18 secondi dal suo ingresso in campo. Casagrande viene fermato per un evidente fuorigioco e Zevektovic non ha fortuna nell'azione più pericolosa dell'Ascoli che si spegne in questo modo. Albertino Bigon, allora un Napoli fresco, pimpante, nonostante la versione made in Italy? Ma certo, un Napoli che si è dimostrato valido con l'innesto dei 3 nuovi, Baroni, Mauro e Zola, sul vecchio telaio italiano ha dato una dimostrazione di compattezza, direi. Immagino che lei durante questa settimana abbia lavorato soprattutto per far capire ai giocatori che devono abituarsi all'eventualità di fare a meno del loro leader, di Maradona. Ma questo è un discorso che vorrei lasciare più da parte, preferirei ribadire quanto di buono è stato fatto oggi dai vecchi e dai nuovi. Questa è una premessa per poter poi accogliere Careca, Alemão e Maradona quando arriveranno e di conseguenza fare un ulteriore salto di qualità. Sono veramente dispiaciuto perché non abbiamo giocato noi proprio affatto. Sembrava, io credo che i giocatori nostri forse non hanno capito che il campionato è iniziato. Questa sembra una partita di allenamento. Alla luce di quanto si è visto oggi, può risultare determinante la firma del contratto da parte di Spillo Altobelli? No, non c'entra niente Altobelli. Oggi c'era Altobelli, era la stessa cosa. È la squadra che non ha giocato totalmente. Altobelli non c'entra niente, anzi forse sicuramente non lo prenderemo perché proprio vedendo la partita di oggi Altobelli non serve all'altro.
È questo il Maradona che i napoletani amano ricordare, leader irresistibile, trascinatore in Coppa Italia e in Coppa UEFA, il re del primo scudetto, uomo sincero con il suo sorriso ammiccante, campione impareggiabile. Oggi è cupo e ambiguo e dietro la sua barba nasconde chissà cosa, ma i napoletani lo amano ancora? Lui è stato sempre amato dal nostro pubblico, purtroppo è lui che ci deve amare un pochettino a noi, di più. Lui è un egoista, sta giocando solo per il mondiale. Ha trascurato il Napoli e principalmente i tifosi partenopei. Penso che Maradona come sia fa bene sempre a Napoli. Deve fare quello che crede, perché se poi torna e gioca male o gioca poco, tanto vale che rimane contento e che il Napoli vinca lo stesso anche senza Maradona. Questo pubblico per ora applaude il Napoli Made in Italy di Carnevale e Zola, la cui intesa va perfezionandosi in attesa dell'arrivo di Alemao e Careca. Il Napoli, vincitore ad Ascoli, è stasera primo in classifica. Corre sì qualche rischio perché la difesa va ancora registrata e l'intesa perfezionata. Certamente con Baroni vanta un punto di forza in più nelle giocate aeree. È valido il centrocampo dove Fusi riesce a bloccare uomini dal gran passato come Caliego e Mauro sa indovinare i corridoi giusti per lanciare l'ariete Carnevale che soltanto il migliore Garella riesce a bloccare. Sembra una sfida personale tra il centravanti del Napoli, controllato da Sensini, e l'ex portiere azzurro. Una sfida nella quale spesso si inserisce Zola, che chiede il triangolo a De Napoli e che non riesce a chiudere per una frazione di secondo, naturalmente a suo vantaggio. Tra i friulani è Balbo, giocatore del River Plate, che ha preso in consegna Ferrara, a creare i maggiori fastidi. Dicevamo di Baroni e delle sue giocate aeree, più opportuno ancora quando le propone a vantaggio delle azioni offensive, che non sempre hanno avuto la giusta coralità a beneficio di inutili personalismi come in questa occasione con Francini. 0-0 dopo 45 minuti, ma al Napoli il merito di avere creato più occasioni da gol, anche in apertura di ripresa. Sicché quando sugli sviluppi di un calcio piazzato, dopo una serie di disordinati passaggi, arriva la palla al fluidificante Renica, il suo sinistro non perdona e l'1-0 è il giusto compenso. Sul vantaggio il brivido di un possibile pareggio e lo manca clamorosamente Balbo da distanza ravvicinata. Poi sale sul proscenio Zola che si esibisce in un paio di numeri che prima Garella e poi la traversa neutralizzano, ma per il 23enne sardo è quanto basta per uscire tra gli applausi della gente del San Paolo. In certi momenti mi veniva la pelle d'oca e quasi non riuscivo a ragionare, a pensare alla partita. Allora Bigon, facciamo un po' i conti, da quanto tempo non è primo in classifica? Ma penso dal 78-79, dall'anno in cui vinse lo scudetto della Stella col Milan. Naturalmente da giocatore, da allenatore mai, e quindi questo è un primato, dobbiamo brindare. Ma sì, sicuramente, l'abbiamo già fatto nello spogliatoio. Ma a proposito di Careca e Alemao, ha parlato con loro? Sì, proprio oggi sono riuscito a parlare con loro, li ho salutati affettuosamente e li aspettiamo per la settimana prossima in Italia. Hanno detto entrambi che stanno bene e che vogliono giocare subito a Verona. Adesso vedremo le loro condizioni, quali saranno, e poi sicuramente almeno uno scampo di partita potrebbe esserci per loro. La notte non si addice al campionato, almeno qui sul campo del Cesena. Niente gol tra i padroni di casa il Napoli e bomber chiusi e paralizzati da marcature molto strette. Zola ha fatto il Maradona, è bravo, ma chi ha visto Maradona non si lascia certo incantare. A proposito di Maradona, bisogna dire che il suo mancato arrivo qui in tribuna ha deluso un po' tutti. Quanto al gioco, niente davvero interessante. Bisogna aspettare 10 minuti per vedere un portiere all'opera. Si tratta di Giuliani, ma la deviazione di Agostini non è di quelle che crea preoccupazioni. Il primo tiro del Napoli 3 minuti dopo è di Baroni. Agostini cerca spazio fuori area, tiro fortissimo ma a lato. Sull'altro fronte Calcaterra si scontra con Carnevale. L'arbitro Pairetto accusa Carnevale di simulazione. Mauro cerca Carnevale, Calcaterra fa quel che può, rimedia Flamigni in angolo. Anche Agostini si fa stoppare in area, ma è tutto regolare. Il primo tempo si chiude praticamente con questa, si fa per dire, conclusione di Carnevale e con la speranza da parte di tutti che lo spettacolo abbia a venire fuori nella ripresa. Speranza decisamente delusa, si tira in porta solo su punizione. Al quarto d'ora Renica spara fuori. Domini centra la porta, ma Giuliani salva in angolo. Al 17° la partita da brutta si fa pessima.
Pairetto ammonisce Agostini, poi Domini per proteste e manda negli spogliatoi Diuchic e Baroni per scambio di cortesie non approvate dal guardalinee. Ancora il tempo per una respinta di Rossi su tiro cross di Mauro, un'altra bomba di Renica fuori sempre dalla stessa parte, poi una corsa alla fine. Il Cesena è soddisfatto per il punto conquistato, mentre i tifosi napoletani pensano che già da domenica prossima, alla luce del sole, il Napoli possa tornare a brillare. A Verona 5 anni fa lo scudetto, oggi l'ultimo posto. C'è chi si consola con la musica di Brahms, chi con i quadri di Van Gogh e la mostra di Miró. Nella città scaligera si vede di tutto meno che la faccia di Maradona. L'eroe dei due mondi è tornato a Napoli. A rappresentare il Sud America sono rimasti Alemão, direttamente dal Bagnasciuga, e Antonio Careca, che non ha fatto un giorno di vacanza ed il pesce preferisce comprarlo a Mergellina invece di andare a pescarlo con la lenza. No, non ho problema, possiamo sempre con tranquillità di superare tutto questo e rifare sempre una bella stagione per Napoli. Pierino Fanna, dopo 3 sconfitte consecutive, fa il fatalista. Non avendo nulla da perdere, chissà che non possiamo fare una partita così all'insegna di quel che viene e poi speriamo bene, ecco. Già, il Verona ha tentato, ma qualche ingenuità difensiva e la scarsa consistenza atletica degli attaccanti hanno determinato il risultato. In mezzo la squadra di Bagnoli ha lottato ad armi pari per una mezz'ora, ma alla lunga il Napoli ha preso il sopravvento. La squadra di Bigonna è in evoluzione. Quella tutta italiana ha fatto bene il proprio dovere sino a questo momento. Adesso con 2 pillole brasiliane, Careca e Alemão, sta pian piano prendendo il colorito giusto. E ancora si aspetta Maradona. Per adesso il pallino lo ha in mano Mauro, che non è solo un esteta ma anche un opportunista e sa approfittare furbescamente degli errori altrui. Morale, senza essere Maradona, l'ex juventino inventa questo gol che imprime alla partita connotati diversi. Nell'intervallo Azeglio Vicini dice: il primo tempo è stato anche abbastanza equilibrato, se si vuol dire. È una partita anche a tattica, con molto impegno. C'è stato questo bel gol di Mauro. Vediamo la ripresa come va. La squadra di Bagnoli ha il dono della velocità, in mezzo c'è della sostanza ma dietro mancano i volponi e così all'inizio della ripresa nasce da questo spunto di Mauro e Carnevale il rigore del 2-0. Careca è un maestro. È un gol, quello del Napoli, che sembra chiudere la partita, tanto più che Carnevale sfiora poco dopo la terza rete. È un buon momento per il Napoli questo, ma l'umile Verona, con la forza di chi non ha nulla da perdere, gioca il tutto per tutto e Gutiérrez fa quello che le punte non sono riuscite a mettere in atto sinora, andare al tiro. Per Giuliani è il primo dispiacere stagionale. Con l'innesto di Acerbis il Verona preme ancora e capisce di aver qualche possibilità per pareggiare. Il Napoli, con i Ferrara, Alemão, Renica e Baroni, regge. E poi, si sa, la buona sorte non è molto amica dei poveri. Così, fra le parate di Giuliani, le provocazioni verbali fra i tifosi e l'invasione di qualche sconsiderato, si arriva alla fine. Per l'Allegro de Napoli è un Napoli alla grande. Sì, è tornata alla grande, soprattutto anche con le straniere. Adesso aspettiamo soltanto Maradona, dopo veramente sarà una squadra competitiva. Diego, sei emozionato? No, non tanto. Adesso cammino al campo, non tanto. Adesso quando tocca il campo non lo so. Senti, ma giocherai nei secondi 45 minuti? Non lo so, io questo lo decide il mister, non lo decido io.
C'è tutta la storia di Maradona in queste immagini, dai fischi di Napoli-Pisa alla tensione della panchina a Lisbona, al ritorno al San Paolo, dove ad accoglierlo c'è stato il coro di sempre: Diego, Diego. E poi tanti striscioni di un pubblico sempre più corretto che risponde così alle violenze razziste. Per lui Maradona ancora panchina, per i compagni 45 minuti, i primi della partita, giocati a ritmi serrati, durante i quali la Fiorentina di Giorgi ha trovato gli acuti di un Baggio in formato mondiale ed ha fatto zittire tutti, niente da dire. Anzi, se ci fosse stato anche un terzo gol, quello di Chiara per esempio, sarebbe stato un risultato ineccepibile. Chi mai pensava che un Maradona al 40% della condizione avrebbe potuto dare nella seconda parte dell'incontro il giusto ordine in una formazione ricca di grandi talenti, tuttavia, ahimè, un tantino arruffona e troppo schiava del pressing dei Viola, al quale non ha saputo rispondere con rapidi passaggi e immediati, preferendo il lancio più misurato a beneficio di dribbling per scavalcare l'avversario di turno, e Giorgi aveva per ciascuno degli azzurri trovato l'uomo adatto. Un Napoli poco convincente in avanti, così da chiedere rinforzi alle retrovie, proponendo di volta in volta Renica, Crippa, che seguiva Di Chiara sulla fascia, o De Napoli, controllore inesorabile dell'altro fluidificante Volpecino. Un Napoli così fatto doveva chiaramente rischiare molto, e sono venute le due botte di Baggio che Vicini ha opportunamente convocato per una nazionale ancora da definire, ma che ora sembra avere un punto fisso. 2 gemme i suoi gol, e altre volte i Gigliati hanno portato pericoli nell'area degli azzurri, facendo raggelare il sangue ai 60.000 del San Paolo. Sullo 0-2 alcuni scettici hanno addirittura abbandonato lo stadio proprio mentre in campo entrava Maradona. Soltanto un miracolo poteva rimettere il Napoli in partita. Manco a dirlo, dopo 2 minuti l'arbitro indicava il dischetto per questo fallo commesso da Dell'Olio. Farlo tirare a Diego a freddo forse un errore, ma tant'è. Fiacco e centrale, il suo tiro, Landucci lo parava. Ma quasi come se fosse stato scosso da una scarica elettrica, il Napoli accelerava i ritmi a vantaggio di azioni ordinate e travolgenti. La Fiorentina accusava il forcing e fioccavano le ammonizioni. Da ogni parte tiri verso la porta difesa da Landucci, che rimediava in tutte le maniere, anche quando al tiro si proponeva lo stesso Diego. Le emozioni per gli spettatori altalenanti, veloci i contropiedi dei toscani che non demordevano, fino al gol di Renica, una vera bomba che gli costava però un leggero stiramento e la sostituzione con Francini. La danza continuava, le emozioni pure, ma il risultato era fermo sull'1-2. Invocava il rigore Careca per questo contrasto irregolare in area, Sassi ci dirà, e quasi subito un altro brivido per i napoletani, con Giuliani pronto a rimediare con i piedi. Strozzato in gola degli spettatori, il grido al 32esimo. Guardate come viene letteralmente scacciato sulla linea di porta questa palla. Al 34esimo il gol del pareggio, il 2-2 firmato da Careca con il pallone rotolante verso la porta incustodita da Landucci. Sarebbe stato sufficiente il pari, avrebbe soddisfatto pubblico e squadra. Maradona invece ci dava dentro e dal suo centro, dopo un calcio d'angolo, proponeva per la testa di Corradini il gol del 3-2, dall'inferno dello 0-2 allo strepitoso successo che Diego, al microfono di Salvatore Biazzo, ha così commentato. Sono molto contento perché il Napoli ha vinto meritatamente, anche se ha avuto uno che oggi ha sbagliato un rigore perché non voglio mettere scuse. Maradona ha sbagliato il rigore. No, Maradona ha sbagliato, posso sbagliare. Dopo abbiamo vinto una partita che dopo il rigore pensavamo che non la potevamo tirare su mai. Sicuramente una prestazione migliore rispetto a Lisbona, hai giocato 45 minuti ma soprattutto ti sei mosso molto di più, hai dato delle palle, lunghissimi lanci, anche se poi insomma quel rigore è mancato. Ah sì, spero di non sbagliare più, spero di continuare a prendere la forma, perché oggi si è visto una grande differenza con i miei compagni. Io praticamente andavo a piedi, loro andavano a 1000 all'ora, per quello penso di raggiungerli al più presto possibile. Due gol, 2 emozioni, 2 protagonisti di Cremonese Napoli, De Zotti e Maradona. Niente, contento perché per noi è stato un punto importantissimo, e poi soprattutto abbiamo fatto, penso che, una bella partita.
Noi abbiamo fatto la nostra partita. Ecco, De Zotti l'anno scorso, De Zotti quest'anno, due calciatori quasi completamente diversi. Quest'anno vai molto meglio come... Io dico che... Colpa o merito di chi? No, io non dico che è la colpa di nessuno. L'anno scorso non è andata tanto bene, forse un po' per l'ambientamento e un po' perché ho giocato tutto l'anno in un ruolo che non era il mio. De Zotti un bellissimo gol, Maradona un bellissimo gol. Vi siete scambiati le magliette, 200 partite con il Napoli, gli hai regalato la medaglietta d'oro che hai regalato a tutti. Sono contento perché tutti e due abbiamo segnati, tutti e due argentini. Speriamo di continuare così. Sicuramente il punto per la Cremonese è importante anche per il Napoli perché la partita si aveva messo troppo male per noi. De Zotti e Maradona, Maradona senza barba, uno al rientro dopo la squalifica, l'altro in campo dall'inizio, le uniche cose interessanti di un match scarsamente esaltante anche sul piano tecnico. La Cremonese, che aveva raccolto praticamente niente in classifica, si è giocato la partita senza timori riverenziali, anzi con la sfrontatezza necessaria e indispensabile per sopperire a carenze di organico. Indovinata la scelta di un fantasista come Chiorri al fianco di De Zotti. Aiutata peraltro nello sforzo la Cremonese dallo stesso Napoli che lasciava eccessivi spazi di manovra agli avversari. Con Careca, Lemao e Maradona in campo la squadra azzurra soffre ovviamente la vocazione offensiva e apre a pericolosi contropiedi. Era accaduto domenica scorsa contro la Fiorentina e è accaduto anche oggi sul neutro di Monza. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, Chiorri per De Zotti ed ecco che gran gol confeziona il sudamericano. Ad inizio di ripresa, prova su punizione l'Impar. Ottima partita, ottima esecuzione. Giuliani però non è da meno. In tema di punizioni vi proponiamo anche questo sinistro di Maradona. È stata la giornata dell'argentino. De Zotti in slalom, Giuliani in difficoltà. Finalmente Bigon manda in campo Mauro. Cominciano i cross. Ed è proprio al 36esimo che nasce da un cross di Mauro l'azione del gol. Mauro, finezza di Ferrara e super gol di Maradona. Sì. Speriamo di continuare, non è che oggi ha finito il campionato. Io ho cominciato oggi, speriamo di continuare a segnare, di continuare a giocare, di fare il meglio per il mio Napoli. Comunque sempre meglio i gol delle polemiche della carta bollata. Sì, io continuo a giocare calcio, dopo delle altre cose si stanno caricando i miei avvocati, así che io sono tranquillo. Sa che mi sembra che questi 35 giorni a partire da oggi sono veramente di fuoco per il vostro Milan, nel senso che avete in campionato e in Coppa dei Campioni degli appuntamenti veramente severi, ma può in 35 giorni chiudersi una stagione? Ma io credo che una stagione non si chiuda mai, dicono che finché c'è vita c'è speranza, no? La vita del Milan, almeno per quanto riguarda l'avventura Napoli, è durata esattamente 19 minuti. Il gol di Carnevale, per la prima volta a segno in questo campionato, si è fatto esultare lui, i compagni e i 70.000 del San Paolo per la lineare combinazione vincente, non ha proprio raggelato la panchina rossonera, perché con Evani sulla fascia sinistra il gioco aveva trovato felici sbocchi offensivi, mentre Colombo dalla parte opposta era l'utile sostegno all'azione di Borgonovo, guardato vista da Ferrara. Insomma, un Milan pericoloso in avanti e con zona attenta e precisa, nella cui difesa il Napoli di Maradona e Careca, tra i più attivi confusi, affondava anche con Baroni senza però impensierire seriamente Galli. Elastiche le marcature, ciò che consentiva ad Ancelotti di provare in più di un'occasione il suo micidiale tiro dalla distanza. In buona sostanza era più il Milan a cercare e trovare conclusioni felici che non gli azzurri, che presentavano la novità Baroni nel ruolo di libero, per consentire a Fusi di coprire Maradona e controllare Rijkaard, spesso fonte pericolosa del gioco milanista. Ma come spesso capita, chi produce molto talvolta raccoglie poco, mentre può accadere anche il contrario, e il Napoli con il magico Maradona e con l'inesauribile Carnevale ha offerto la riprova di questa illogica teoria, con un gol che ha lasciato di stucco panchina e i VIP di fede rossonera in tribune, dove osservatore d'eccezione c'era anche Azeglio Vicini. Beh, io credo che sia una partita intanto estremamente veloce
e quando c'è grande velocità c'è anche qualche errore. E direi che ha avuto un lungo periodo di equilibrio questa partita, poi è venuto questo 2-0, in realtà forse un punteggio un po' pesante per il Milan. Lo stress consiglia allora a Bigon di giocare un secondo tempo di contenimento, lasciando alla fantasia dei suoi fuoriclasse l'opportunità di insidiare Galli. Sacchi naturalmente sostituisce un centrocampista con una punta e Simone dà il cambio a Rijkaard, facendosi subito notare. Si fa notare anche Sacchi che dalla panchina spreca qualche parola in più e Peretto lo redarguisce. Il Milan stringe letteralmente gli azzurri nella loro metacampo ed allora Bigon gioca la carta giusta, manda negli spogliatoi Carnevale e dimette Mauro, che mostra ancora una volta la sua propensione per il dialogo in argentino. Il 3-0 è un fatto privato tra Mauro e Maradona, discorso che comincia a 3/4 di campo e che Diego mirabilmente conclude in area raccontandoci come ha beffato ancora una volta Galli. Galli mi ha chiuso praticamente lo specchio della porta, ho guardato se Careca era libero, però veniva uno del Milan con lui, allora ho tentato il pallonetto, ho fatto gol. Con Diego esultano proprio tutti, anche Carnevale che è rimasto a bordo campo. Napoli primo in classifica, l'Inter ha battuto la Roma. Questo non me l'aspettavo, ero convinto che la Roma facesse il risultato a Milano, comunque è buono per noi. E a questo punto in Coppa UEFA avanti, in campionato avanti, si combatte su due fronti. Ormai sono parecchi anni che combattiamo su due fronti, quindi non ci resta anche quest'anno per combattere sia in Coppa UEFA che in campionato. Vediamo di vincere o uno o l'altro, magari tutte e due. Diego, ogni volta che segni un gol una maglia nuova? Questa